Allora Giovanna, dove siamo noi adesso qui? Noi adesso siamo nel mulino di Scodelino. Che cos'è per te questo mulino? Ehi, per me è la vita, lei. Ci sono stata per tanto tempo, più di 60 anni. E cosa facevi qui? Babbo faceva il mugnaio e io ero la figlia, ho macinato anch'io, perché babbo si ammalò di asma con la polvere della farina e dopo 3 anni poteva più stare e allora stava a me. Parla in italiano, ci stavi tu e tu macinava. Io macinavo e tiravo avanti. E poi che cosa avevi per tirare avanti? Anche che cosa? Per tirare avanti dopo avevo preso delle pecore e poi vendevo gli agnelli e si faceva lì un po' come si poteva. A quei tempi lì. Di che tempi parli, Giovanna? Parlo nel 66, 67. In avanti? E tu fino a quanto hai macinato? Fino all'82 e poi dopo il lavoro era calato perché i contadini dopo si misero, prima avevano gli animali e dopo si misero nel lavoro delle pesche, della frutta che guadagnavano di più. Sì. E allora il lavoro venne meno e a Srasma abbiamo chiuso. Avete chiuso. Però abitavate ancora qui? Sì. Fino a quando? Fino al 98 e che dopo incominciarono a dire che il mulino non era più la parola, più abitabile. Più abitabile, sì. E allora dovremmo andare via. Ascolta, voi eravate in affitto qui? Sì, Eravate pagavamo l'affitto al comune? al comune. E poi dopo macinavate per la gente di questo territorio? Sì, però è stato un mulino che ha lavorato tanto, queste macine giravano sempre. Ascolta, macinavate che cosa? Macinavamo il grano, Sì. il grano turco, la fava, l'avena, l'orzo, insomma tutta roba così per dare ai maiali. Anche per dare ai maiali, ma anche alle persone? Il grano? Sì. Qual era, Giovanna, il vostro rapporto con la parrocchia di Casalecchio? Con la gente di questa parrocchia? Bene. Tu li conoscevi? Le conoscevi la gente che stava qui in parrocchia? Sì, dopo tanto tempo non sono tutti. Vi conoscevate tutti? E vi trovavate mai? Vi incontravate? Oh beh sì. Dove? Si incontrava con Candagna Mascia. Dove lui veniva qua perché venivano anche a macinare. Insomma, eravamo tutti amici, ecco. Tutti amici, sì. E dopo, quando tu hai smesso di macinare, sono finiti anche questi rapporti? Beh, un po' meno. Un po' meno, ma del resto. Sì. Avete vissuto qui durante la guerra? Sì. E come siete stati in quel periodo difficile? Dunque, durante la guerra avevamo 3 famiglie di sfollati. Sì. In più i tedeschi ogni tanto. Sì. Perché venivano, erano padroni loro, perché. Certo. E che rapporti avete avuto voi con i tedeschi? Beh, non male. Perché? Perché c'era il rispetto. Da parte vostra e da parte loro? Sì. E quindi non vi facevano delle cattiverie? No, anzi, si stava meglio quando si avevano i tedeschi in casa che quando non si avevano. Perché? Perché a Casalecchio c'erano dei tedeschi, erano canaglie, passavano, volevano una cosa, volevano l'altra, se avevano bisogno di qualcosa, se la vedevano, la portavano via, insomma, che invece con i tedeschi, quando li avevi in casa, stavi meglio.
perché non succedevano queste no, cose. no. Però loro avrete pur dovuto dargli da mangiare. Ah, da mangiare poi ai danni nei canoni. Sì, gliene davate voi dalla vostra parte, insomma. Da voi. E quanto ci sono stati qui? Ah, ci sono stati dal mese di ottobre fino a aprile Dell'anno dopo. del 45. Ah, per molto tempo ci sono stati. Quindi voi eravate diventati amici di questi, o no? Sì, qui che anni fa eravamo tutti, Sì. quelli poi che venivano dal di fuori, quelli erano cattivi. Erano complicati, sì. E voi li avete più visti dopo queste persone, dopo la guerra? No, anzi c'era un sergente maggiore che era qui, abitava qui con noi, era molto amico di Piraia. Sì. Si erano presi e allora quando babbo macinava lui era sempre con lui e allora dopo furono trasferiti quella squadra lì a casa di Tarapeta in via Barignano là, e allora una notte alle 2 sentimmo Piraia e allora babbo disse: oh, mi sembra la voce del sergente, e infatti era lui. Ci veniva a salutare perché erano in ritirata e volle l'indirizzo e disse: se mi salvo ritorno, ma non è più tornato. Quindi non si è salvato. E perché dopo poi, a pochi giorni, ci fu una grande battaglia nel Po. Sì. E allora non pensai che si è rimasto lì, sì. ma si era preso con babbo, stava sempre con Piraia. Giovanna, era facile allora, tempo fa, negli anni 50-60, era facile la vita qui al Mulino e anche in città, a Castello? E anche? E anche la vita in città era facile? Beh, non lo diremo. I sacrifici c'erano, però c'erano delle famiglie che stavano peggio di noi, perché come noi abbiamo sempre macinato, il lavoro c'era e allora... E macinando c'era da mangiare? Oh sì. E quindi voi stavate bene? Stagna bene. Sì. C'erano famiglie che stavano peggio di voi? Sì. E dove stavano queste famiglie secondo te? E pure hai un po' di importato, perché erano tempi duri, erano tempi, non sono più come adesso, i tempi sono cambiati e allora... Era difficile vivere. Tu hai anche un figlio? Sì. E tuo figlio come è vissuto qui? Qui Giacomo è vissuto bene. Perché? Perché quello che ha chiesto non gli è mai mancato, insomma, quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. L'avete fatto, sì. E quindi sei contenta? Sei contenta? Sì, di lì... Ascolta, la vita qui al Mulino ti manca? Un po', sì. Perché? Perché prima di tutto qui ci conoscevamo tutti, eravamo tutti amici, e allora qui passavano le biciclette, delle macchine ce n'erano meno, molto meno, e allora non c'era quella fretta che c'è oggi, e allora si fermavano 10 minuti. Scambiavi 2 o 3 parole con uno e poi dopo con un altro si stava bene allora, tu dici? E allora io là sono isolata. Sì. Uno bisogna che venga a porta. Sì. E poi abbiamo una strada che è molto frequentata dalle macchine, sì. Molto trafficata e allora è anche pericolosa. Se io credevo che la strada fosse stata così non compravo lì.